Com'è possibile che un imprenditore che fattura 200.000 euro l'anno finisca sul lastrico in meno di 30 giorni? Succede quando il tuo business poggia solo su un pilastro. Basta un piccolo scossone del mercato e tutto il castello crolla. Se la vostra stabilità economica si basa solo su una fonte di guadagno, non avete un business, avete una scommessa. Nel 2026 questa scommessa rischiate di perderla. Perché vi dico questo? Perché oggi più che mai con l'intelligenza artificiale diventa tutto più veloce e più economico. I prezzi dei vostri prodotti e servizi tenderanno a diminuire e la concorrenza aumenterà, mangiando così i vostri guadagni. Quindi restare con un'unica fonte di guadagno e di reddito nel 2026 è un vero e proprio suicidio finanziario. Nel mio lavoro analizzo bilanci e dati per evitare che gli imprenditori si trovino in questa trappola. Oggi vi mostro la mappa a 3 leve che potete utilizzare per costruirvi fonti di reddito alternative a quella vostra principale. Perché l'obiettivo non è solo fare soldi, ma usarli per scalare e passare dalla prima leva fino alla terza leva e riprendervi così la vostra libertà. Adesso analizzeremo queste 3 leve e come le possiamo utilizzare per crearci fino a 9 fonti di reddito diverse. La prima leva è la leva della competenza. Un modo per differenziare le vostre entrate è quella dell'esecuzione specialistica o il problem solving verticale. Cosa significa? Dimenticate i vostri servizi che offrono un po' di tutto o i vostri prodotti molto generici che sono rivolti alla massa. Nel 2026 vince chi risolve dei problemi specifici, quindi più specifico il vostro servizio e il vostro prodotto, più avrà resistenza sul mercato. Vi faccio un esempio sul mio servizio di consulenza. Io non aiuto imprese a crescere in modo generico. Io intervengo quando le aziende crescono così velocemente da rischiare di perdere il controllo di analisi, margini e di tutto il processo aziendale. È lo stesso modello delle grandi società di consulenza che vanno a intervenire in grandi aziende o in aziende internazionali come McKinsey o le Big Five. Non ti danno semplici consigli, ma intervengono all'interno dell'azienda per risolvere un problema tecnico specifico che ti sta costando milioni. Per portare il paragone alla realtà di ogni giorno, analizziamo il caso di un artigiano che fa dei piccoli lavoretti in casa. In questo caso la sua offerta è molto generica e avrà tantissima concorrenza. Dovrà lottare sempre con il prezzo a ribasso perché è un'offerta troppo generica. Ma se si specializza per esempio nella rimozione d'amianto, la competizione sparisce. Il cliente non cerca il prezzo a ribasso, ma cerca quella specifica persona che abbia delle competenze adatte alla propria necessità, quindi va a soddisfare un bisogno specifico di una tipologia di clienti. Magari non avrà tutti quei clienti che potrebbe avere con il servizio generico di cui parlavamo prima, ma sicuramente avrà un margine altissimo per il servizio. Il secondo modo per poter trarre un'entrata extra dalle proprie competenze o dai propri servizi è quello della condivisione dell'utile, ovvero partecipare agli utili di quelle aziende per cui collabori o per cui presti la tua competenza. Smettetela di vendere solo il vostro tempo a ore. Cominciate a chiedere una percentuale sui risultati extra che portate. Nella mia attività, per esempio, funziona così. Se, grazie al mio intervento, un'azienda riesce a fatturare 50.000 euro in più o riesce ad avere un aumento di utile significativo, io ne prendo una piccola quota. È un modello onesto e potentissimo. Vieni pagato solo se porti reali risultati aziendali. Un esempio reale è quello dei professionisti del marketing digitale che per le start-up utilizzano questo modello. Invece di farsi pagare migliaia di euro come fisso per la loro attività, accettano un pagamento in percentuale. Quindi il compenso per il lavoro sarà molto basso e poi ci sarà una percentuale sulle vendite effettuate attraverso la loro competenza e la loro pubblicità. In questo modo il cliente è felice di pagarti perché ti sta dando solo una parte di soldi che senza la tua competenza e il tuo intervento non aveva.
Il terzo modo per guadagnare un'entrata e diversificare attraverso la tua competenza è quella di vendere la propria visione. Ciò significa che qui passiamo dal lavoro manuale al lavoro mentale. In pratica le aziende qui non vi pagano per il vostro lavoro manuale o per la vostra competenza che potete inserire in azienda, ma per la vostra visione. È come se voi affittaste il vostro cervello ad altre aziende. È quello che fa un consulente, per esempio esterno, quando bisogna prendere delle decisioni in base a dati previsionali o bisogna fare la scelta di alcune alternative, quindi va ad analizzare solo una tantum alcune richieste e alcune analisi del cliente stesso. Un caso reale famosissimo è quello di Reid Hoffman, il fondatore di LinkedIn. Lui siede nei consigli direttivi di tantissime aziende, non scrive codice, non fa attività quindi manuali, ma viene pagato per la sua capacità di prevedere il mercato durante una riunione mensile. È il massimo livello di autorità che puoi avere per la tua competenza. Essere pagato per decidere e non per eseguire. Sempre nella leva competenza abbiamo la quarta modalità per crearci un'entrata differenziata ed è quella della gestione a tempo. Questo è il servizio che potete dare di altissimo livello, quindi entrate in azienda, risolvete il problema e poi uscite. È un modello molto utilizzato in Italia, soprattutto per aziende familiari. Un esempio reale potrebbe essere quello di un direttore finanziario che entra in azienda, per esempio quando c'è un cambio generazionale da padre a figlio. Il suo compito è quello di blindare l'azienda per un anno, insegnare al figlio come leggere i numeri, come fare previsioni e come mandare avanti l'azienda familiare. Una volta che il sistema è solido, lascia l'azienda e si fa pagare il compenso per il suo lavoro. Non è un dipendente, è un garante del profitto che rimane il tempo necessario per risolvere il problema. Prima di continuare con altre tipologie di entrate, scaricate la matrice che ho messo in descrizione per capire qual è il vostro rischio finanziario reale a oggi. Il quinto modo per crearvi un'entrata aggiuntiva si può ottenere solo se siete un'autorità nel vostro settore. Essere pagati per parlare in pubblico o per insegnare ad altri la vostra competenza. Per me, ad esempio, significa essere invitata come esperta a eventi per imprenditori per spiegare come evitare di bruciare i guadagni. Pensate al caso di Simon Sinek. È partito come un normale consulente e oggi è una delle autorità più pagate al mondo perché ha iniziato a portare le proprie idee sui grandi palchi. Quando le persone vi vedono su un palco a parlare a una platea di persone, non mettono più in dubbio la vostra competenza. Viene data per certa. A quel punto non siete più voi a rincorrere i clienti, ma saranno loro stessi a fare la fila per voi, accettando così i vostri prezzi. La seconda leva è la leva della scalabilità, che ci permette di generare altre due entrate differenziate. La stessa entrata può avvenire attraverso le procedure operative. In poche parole, vendete la ricetta e non il piatto pronto. Io, per esempio, ho trasformato la mia preparazione e la mia competenza in corsi formativi già pronti, in cui l'imprenditore impara il metodo protocollo e lo applica nella propria azienda. Un esempio reale famosissimo è McDonald's. Il loro vero segreto non è il panino, ma le procedure, il manuale operativo. È quel sistema di procedure che permette anche a un neofita, quindi una persona che non conosce bene il mestiere, di applicare questo manuale operativo per gestire un ristorante intero con standard perfetti. Pensate anche ad imprenditori come Alex Hormozi, che hanno costruito un impero vendendo un sistema di procedure operativo per palestre. Quando trasformate il vostro sapere in una procedura scritta e vendibile, smettete di vendere il vostro tempo e iniziate a vendere un sistema che produce risultati per gli altri. Il settimo punto è YouTube, che non è un passatempo, bensì la vostra macchina della fiducia automatizzata. Nel 2026 chi non ci mette la faccia e non si espone, pagherà quella che io considero come una tassa invisibile. Sarete costretti a spendere migliaia di euro in pubblicità ogni mese per far capire agli altri che siete affidabili, che siete competenti. Un esempio reale è Graham Stephan. È partito come un semplice agente immobiliare, ma grazie ai suoi video
ha creato un'autorità tale che oggi i clienti fanno la fila per poter lavorare con lui. Non ha più bisogno di andare a cercarli. Ma c'è di più, perché YouTube, con più di 5 milioni di iscritti, lo paga per i suoi contenuti. Questo significa che le commissioni derivanti dalla vendita delle case sono quasi diventate un extra per lui. In pratica, mentre i suoi concorrenti pagano per farsi conoscere e farsi pubblicità, lui viene pagato per attirare i migliori clienti sul mercato. Questo modo di fare è un modo alternativo per evitare di fare pubblicità e attirare i clienti in una maniera fredda, ma cominciare a coltivare una community che ti segue. Siamo arrivati alla terza leva. Il patrimonio generativo, la vera e propria libertà. Come creare le ultime 2 entrate differenziate. L'immobiliare è una di queste. L'immobiliare è un vero e proprio asset se non si trasforma però in un secondo lavoro. Avendo lavorato per anni nel mercato immobiliare internazionale, ho visto con i miei occhi la differenza tra chi compra un problema e chi compra un investimento. Il segreto è la delega. Il modello è quello reso celebre da Robert Kiyosaki nel suo libro Padre ricco, padre povero. L'obiettivo è acquistare immobili che generano un'entrata costante e affidarne la gestione completa, quindi delegare completamente la gestione a società specializzate. In questo modo non passerete i weekend a gestire gli inquilini e i disservizi che possono ovviamente capitare in un'abitazione, ma vi concentrate solo sul rendimento. È così che si trasforma la liquidità generata dal vostro business in una rendita passiva che protegge il vostro tempo futuro. L'ultima sono le micro acquisizioni strategiche. Migliaia di aziende sane andranno in pensione senza eredi digitali. In questo momento sto analizzando proprio queste realtà per applicare il mio metodo. Un caso reale documentato è quello di Cody Sanchez, che acquista business noiosi come lavanderie o autolavaggi. Ne abbiamo parlato nel video precedente. Compra un flusso di cassa già pronto perché sono aziende sane. Poi inserisce un gestionale moderno per ottimizzarle e aumentare i margini e trasforma una azienda tradizionale in una rendita automatizzata. Diversificare nel 2026 non è più un optional, è l'unico modo per proteggere il tuo futuro. Ricorda, i soldi vanno e vengono, ma il tempo è l'unica risorsa che non torna più, l'unica risorsa che non torna indietro. La vera svolta avviene quando riuscite a spostarvi dalla prima leva, in cui viene pagato il vostro tempo per denaro, alla terza leva, dove il patrimonio lavora per voi. È lì che smettete di essere schiavi della vostra azienda e dei vostri business e iniziate ad esserne i padroni. Il primo passo è quello di guardare in faccia la realtà. Potete farlo scaricando la matrice della diversificazione, di cui metto il link in descrizione, che è uno strumento che vi serve per capire quanto siete vicini alla vostra libertà finanziaria. Quale di queste 9 fonti inizierete a costruire oggi? Scrivetemelo nei commenti e vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo la prossima settimana. Al lavoro!